Ciao a tutti e benvenuti su Italiano Vero. Sono felicissima di vedervi qui per questa nuova lezione. Oggi faremo una bellissima conversazione italiana per aiutarvi con il vostro Italian Listening Practice. Parleremo di un argomento che usiamo tutti i giorni, il meteo e le stagioni. È un modo perfetto per imparare l'italiano in modo naturale e divertente. Prima di iniziare, però, ho un piccolo favore da chiedervi. Se vi piace quello che facciamo, iscrivetevi al canale e mettete un bel like. Per noi è fondamentale per far crescere la nostra comunità e continuare a creare contenuti gratuiti per voi. Forza, cliccate sul tastino dell'iscrizione. Ciao Marta, ciao a tutti. È vero, l'iscrizione è importante per noi. Ci aiuta a capire che questo metodo vi piace. Allora Marta, iniziamo subito. Oggi qui a Milano il cielo è grigio. Mi sembra proprio una giornata tipica di questa stagione. Tu come stai? Che tempo fa da te? Luca, qui a Roma oggi il tempo è un po' strano. Stamattina c'era un bel sole, ma adesso è diventato tutto nuvoloso. Sai, io amo parlare del meteo perché è la prima cosa che diciamo quando incontriamo qualcuno, vero? È la base per ogni conversazione in italiano. Hai ragione. In Italia diciamo sempre che tempo fa? Oppure fa caldo o fa freddo. È un classico. Ma dimmi Marta, qual è la tua stagione preferita? Io ad esempio non vedo l'ora che arrivi l'estate per andare al mare. Oh, l'estate è bellissima, però io preferisco la primavera. In primavera non fa né troppo caldo né troppo freddo. È la stagione perfetta per passeggiare. I fiori sbocciano, le giornate diventano più lunghe. È fantastico per imparare a parlare italiano all'aperto. Capisco. La primavera è dolce. Ma sai che io invece apprezzo molto l'autunno. Mi piace quando le foglie cambiano colore e diventano rosse e gialle. Certo, a volte piove e c'è il vento, ma restare a casa con una tazza di tè caldo è molto rilassante. Sì, l'autunno è molto poetico, ma io divento un po' triste quando piove troppo. Preferisco il sole. Quando c'è il sole mi sento piena di energia, invece quando il cielo è coperto vorrei solo dormire. Ti capisco perfettamente. Il meteo influenza molto il nostro umore. Per questo è utile conoscere bene il vocabolario italiano sul tempo, così possiamo spiegare come ci sentiamo. Per esempio, oggi che è nuvoloso, mi sento un po' pigro. Allora facciamo una cosa utile per i nostri amici che vogliono imparare l'italiano basico. Analizziamo insieme alcune parole che abbiamo appena usato nel nostro dialogo. È importante capire bene il significato. Ottima idea! Meteo. Questa parola indica le condizioni del tempo. Possiamo dire guardo il meteo in TV per sapere se domani pioverà o ci sarà il sole. Stagione. L'anno è diviso in 4 parti: la primavera, l'estate, l'autunno e l'inverno. Ogni stagione dura 3 mesi e ha un clima diverso. Nuvoloso. Usiamo questo aggettivo quando il cielo non è azzurro, ma è pieno di nuvole grigie o bianche. Quando è nuvoloso, spesso diciamo che il tempo è brutto. Previsioni. Sono le informazioni che ci dicono che tempo farà nei prossimi giorni. Spesso controlliamo le previsioni sul cellulare prima di uscire di casa. Temperatura. Indica quanto caldo o quanto freddo fa. La misuriamo in gradi. In estate la temperatura è alta, in inverno la temperatura è bassa. Benissimo. Amici, ora tocca a voi. Scrivete nei commenti. Oggi il tempo è... e usate una delle parole che avete imparato. Per esempio, oggi il tempo è nuvoloso. Vi leggeremo con piacere. E non dimenticate di mettere like se questa spiegazione vi è stata utile. Esatto, commentate. È un ottimo esercizio di italiano A1 o A2. Ma torniamo a noi, Luca. Tu prima hai detto che ti piace l'autunno, ma non trovi che sia fastidioso quando devi portare sempre l'ombrello? Ah, l'ombrello. Lo dimentico sempre sul bus o al ristorante. È una tragedia. Però vedi, quando piove la natura ringrazia.
Senza pioggia non avremmo il verde dei prati. E poi, ammettilo, il suono della pioggia sui vetri è bellissimo mentre studi o leggi un libro. Sì, su questo hai ragione. Il suono è rilassante. Però io odio quando tira vento forte. Mi spettina tutta. Preferisco di gran lunga un'aria calma e un bel cielo limpido. Ti capisco. Il vento può essere fastidioso, specialmente se fa anche freddo. Sai, ieri qui a Milano tirava un vento gelido che arrivava dalle montagne. Ho dovuto mettere la sciarpa e il coppotto pesante. Sembrava quasi inverno, anche se siamo ancora in autunno. Oh, davvero? Qui a Roma invece fa ancora abbastanza caldo. Non ho ancora messo il coppotto. Uso solo una giacca leggera. È incredibile come il meteo cambi così tanto da una città all'altra, anche se siamo nello stesso paese. È proprio così. L'Italia è lunga e il clima cambia molto tra nord e sud. Questa è un'altra cosa importante per chi vuole pensare in italiano e capire la nostra cultura. Non c'è mai un tempo unico per tutti. Ma dimmi, Marta, hai già pensato a cosa farai questo fine settimana se le previsioni dicono che ci sarà il sole? Se c'è il sole vado sicuramente a fare una passeggiata al parco. Mi piace stare all'aria aperta e respirare aria pulita. E tu? Invece se piove, cosa farai? Beh, se piove penso che resterò a casa a guardare un bel film o magari a preparare una buona lasagna. Cucinare è il mio modo preferito di passare le giornate di pioggia. E poi con il profumo del cibo in casa, il grigio del cielo fuori non mi dà più fastidio. La lasagna, che buona idea, Luca. Cucini sempre cose deliziose quando il tempo è brutto. Sai, anche per me il cibo è una consolazione quando fuori fa freddo. Mi fa pensare subito all'inverno, la stagione più fredda dell'anno. Molti studenti che vogliono imparare l'italiano mi chiedono spesso come descrivere il freddo intenso. Tu cosa dici di solito quando la temperatura scende sotto lo zero? Quando fa davvero molto freddo, qui al nord diciamo spesso fa un freddo cane. È un'espressione simpatica per dire che il freddo è quasi insopportabile. In inverno poi c'è un fenomeno che mi piace tantissimo, anche se crea un po' di traffico, la neve. Marta, a Roma nevica mai? So che per voi è un evento molto raro. Ah, la neve a Roma è un miracolo. Succede forse una volta ogni 10 anni. Quando succede, la città diventa magica, tutta bianca. Ma si ferma tutto. Tutti escono in strada a fare le foto. È un momento perfetto per fare pratica di conversazione italiana, perché tutti parlano solo di quello. A proposito di parlare, ragazzi, state capendo tutto. Se questo dialogo vi aiuta, non dimenticate di iscrivervi a Italiano Vero. Per noi è il modo migliore per capire che volete altri video come questo per migliorare il vostro ascolto. È vero, iscrivetevi e attivate la campanella. Ma torniamo al nostro meteo. Abbiamo parlato del freddo, ma io soffro molto di più quando c'è l'afa. L'estate italiana può essere molto pesante, specialmente in città. Quando il sole scotta e non c'è un filo di vento è difficile anche solo camminare. Tu come sopravvivi al caldo torrido di agosto? Cerco di stare all'ombra il più possibile e bevo tantissima acqua. In estate diciamo spesso si muore di caldo. È un modo esagerato per dire che fa caldissimo. Mi piace però l'estate, perché le giornate sono lunghissime. Puoi stare fuori fino alle 9 di sera e c'è ancora luce. È la stagione ideale per chi ama viaggiare e conoscere l'Italia. Sono d'accordo. Ogni stagione ha il suo fascino e le sue parole specifiche. Prima di continuare la nostra chiacchierata, che ne dici se facciamo un'altra piccola analisi del lessico? Aiuterà i nostri amici che seguono questo Italian Lesson a fissare bene i concetti. Ah, soleggiato. Usiamo questa parola quando il cielo è limpido e il sole splende forte. È l'opposto di nuvoloso. Una giornata soleggiata mette sempre il buon umore. Temporale. È una pioggia molto forte, spesso accompagnata da tuoni e fulmini. Di solito i temporali arrivano all'improvviso, specialmente in estate, dopo una giornata molto calda. Ghiaccio.
quando fa molto freddo e l'acqua diventa solida. Bisogna stare attenti a camminare per strada quando c'è il ghiaccio, perché si scivola. Nebbia. È come una nuvola bassa che tocca terra. Non si vede bene la strada. Qui in pianura padana al nord la nebbia è molto comune in autunno e inverno. Rinfrescare. Usiamo questo verbo quando la temperatura scende un po' e si sta meglio. Ad esempio, dopo un temporale, l'aria si rinfresca e non fa più quel caldo soffocante. Bravissima Marta. Spero che queste parole siano utili per il vostro vocabolario italiano. Scriveteci nei commenti qual è l'espressione che vi piace di più, o se nel vostro paese c'è la nebbia. Ci piace molto leggere le vostre storie da tutto il mondo. Sì, è bellissimo leggere i commenti. Luca, stavamo parlando delle stagioni, ma c'è una cosa che non sopporto del meteo moderno: i cambiamenti improvvisi. Un momento c'è il sole e il momento dopo devi correre a ripararti dalla pioggia. Come si dice in questi casi? Oh, noi diciamo che il tempo è pazzarello. C'è anche un famoso proverbio che dice «Marzo pazzarello, guarda il sole e prendi l'ombrello». Significa che in primavera il tempo cambia ogni 5 minuti. È tipico di quel periodo dell'anno in cui la natura si risveglia. È proprio vero, anche se è un po' fastidioso dover portare sempre la giacca e l'ombrello. Mi piace vedere come cambia il paesaggio. Passare dal grigio dell'inverno ai colori della primavera è un'emozione forte. Mi fa sentire che tutto ricomincia. Hai ragione, la primavera è la stagione della rinascita. Però Marta, devo confessarti una cosa. Io quando sento che la temperatura inizia a salire e sento il profumo dei fiori, inizio già a sognare le vacanze. Forse sono un po' troppo pigro, hm? Che ne pensi? È normale sognare il mare appena finisce il freddo? Ma certo che è normale, Luca. Tutti sogniamo il sole e il mare quando fuori piove o fa freddo. È il modo migliore per superare l'inverno. Io, per esempio, quando fuori c'è quella pioggerellina fine e grigia, mi metto al computer e inizio a guardare le foto delle spiagge. Mi aiuta a pensare in italiano in modo positivo e a sognare le prossime vacanze. Ah, allora non sono l'unico. Sai, è incredibile come il meteo sia l'argomento numero 1 per chi vuole imparare l'italiano. Se entri in un bar o in un ascensore in Italia, di cosa si parla? Del tempo. Usiamo continuamente frasi fatte per rompere il ghiaccio. È la base di ogni conversazione italiana autentica. Vero. E a proposito di imparare, spero che i nostri amici stiano apprezzando questo Italian Podcast improvvisato. Ragazzi, se volete supportare il canale Italiano Vero, questo è il momento giusto per mettere un like e iscrivervi. Sappiamo che molti di voi ci ascoltano mentre cucinano o studiano e la vostra iscrizione ci permette di continuare a creare dialoghi per il vostro Italian Listening Practice in modo gratuito. È un piccolo gesto per voi, ma per noi è fondamentale per crescere. Assolutamente. Vedere che la nostra comunità aumenta ci dà tantissima energia per preparare nuove lezioni. Ma torniamo alle stagioni. Tu prima hai citato le famose mezze stagioni, cioè la primavera e l'autunno. Molti dicono che non esistono più, che si passa direttamente dal cappotto pesante alla maglietta a maniche corte. Tu che ne pensi? Un po' è vero. Quest'anno, ad esempio, a ottobre faceva ancora un caldo incredibile, sembrava un'estate prolungata. Poi, all'improvviso, in 2 giorni è arrivato il gelo. È difficile anche capire come vestirsi. In italiano abbiamo un'espressione bellissima per questo: vestirsi a cipolla. Significa mettersi tanti strati di vestiti uno sopra l'altro. Vestirsi a cipolla è una strategia di sopravvivenza. Se senti caldo, togli un maglione. Se senti freddo, lo rimetti. È un classico del vocabolario italiano quotidiano. Che ne dici se spieghiamo meglio alcune parole che stiamo usando in questa parte? Aiuterà molto chi cerca un italiano per principianti ma vuole parlare come un vero madrelingua. Umidità. È la quantità di acqua che c'è nell'aria.
Quando l'umidità è alta, sentiamo molto più caldo in estate, l'afa, e molto più freddo in inverno, perché il gelo ci entra nelle ossa. Schiarite. Questa parola si usa tantissimo nelle previsioni del tempo. Indica che le nuvole si stanno aprendo e che tra poco tornerà a splendere il sole. È un termine che dà sempre speranza. Grandine. Sono quei piccoli pezzi di ghiaccio, a volte grandi come chicchi d'uva, che cadono durante i temporali forti. Possono essere pericolosi per le piante e per le macchine, ma per fortuna durano poco. Brezza. È un vento leggero, fresco e molto piacevole. Di solito la sentiamo al mare o in montagna la sera. È quella sensazione di aria che ti accarezza il viso senza darti fastidio. Coprirsi, un verbo riflessivo che significa mettersi vestiti pesanti. Quando la temperatura scende, le mamme dicono sempre «Copriti bene che fuori fa freddo». È un consiglio tipico italiano. Ottime spiegazioni. Amici, provate a usare una di queste parole in una frase qui sotto nei commenti. Ad esempio, oggi a casa mia c'è una bella brezza. Vi risponderemo sicuramente. Ricordate che scrivere aiuta a fissare quello che imparate mentre ascoltate l'italiano. Esatto, l'interazione è il segreto per imparare a parlare italiano. Luca, prima parlavi delle previsioni. Io confesso di essere un po' ossessionata. Controllo l'app del meteo almeno 3 volte al giorno. Ho sempre paura di uscire senza ombrello e trovarmi nel bel mezzo di un acquazzone improvviso. Oh, ti capisco perfettamente. Anch'io ho diverse app. Però bisogna ammettere che a volte sbagliano. Dicono che ci sarà il sole e invece, paf, arriva un temporale estivo che ti bagna tutto in 3 minuti. Ma sai, fa parte del fascino del tempo pazzerello di cui parlavamo prima. Sì, è vero. Però c'è una cosa che amo dei temporali estivi, quell'odore di terra bagnata che resta nell'aria subito dopo. È una sensazione rigenerante. L'aria sembra finalmente pulita e fresca dopo tanto caldo. Ti senti rinascere, non trovi? È proprio così. L'aria dopo la pioggia è fantastica. Sembra di respirare meglio. E poi spesso dopo la pioggia esce l'arcobaleno. È uno spettacolo della natura che non stanca mai, non importa quanti anni hai. Mi fa sempre tornare un po' bambino e mi mette di buon umore per il resto della giornata. L'arcobaleno è veramente una magia, Luca. Mi fa pensare che nonostante la pioggia o il brutto tempo, torna sempre il sereno. È una metafora bellissima anche per chi sta cercando di imparare l'italiano. A volte sembra difficile, ma con la costanza arriva sempre il momento in cui tutto diventa chiaro. E parlando di momenti magici, non abbiamo parlato abbastanza dell'inverno. Sai che io, nonostante il freddo, amo l'atmosfera invernale, soprattutto quando le città si riempiono di luci. Hai ragione. L'inverno ha quel senso di raccoglimento che altre stagioni non hanno. Certo, le giornate sono corte, alle 5 di pomeriggio è già buio, e questo può essere un po' triste per chi ama stare all'aperto. Ma stare in casa, magari con il riscaldamento acceso, a guardare un film o a fare un po' di Italian conversation con gli amici è impagabile. Tu come vivi il fatto che ci sia poca luce in inverno? Ammetto che le giornate corte mi pesano un po'. Quando esco dall'ufficio ed è già notte, mi sembra che la giornata sia finita troppo presto. Però cerco di vedere il lato positivo. È il tempo perfetto per leggere e arricchire il mio vocabolario italiano. E poi, Luca, vogliamo parlare della cioccolata calda. È la bevanda ufficiale dell'inverno. Oh, assolutamente. Cioccolata calda e biscotti. Ecco, vedi, ogni condizione del meteo ci offre un'opportunità diversa per goderci la vita. Se fa caldo andiamo al mare, se piove leggiamo un libro, se fa freddo beviamo qualcosa di caldo. L'importante è saper descrivere queste sensazioni. E spero che questo nostro dialogo sia stato un ottimo esercizio di ascolto italiano per tutti voi che ci seguite da casa. Sicuramente. Prima di salutarci, però, facciamo l'ultima analisi del lessico di oggi.
Queste sono le ultime 5 parole chiave fondamentali per chiudere in bellezza questa lezione di italiano vero. Invernale. È l'aggettivo che si riferisce all'inverno. Ad esempio possiamo parlare di abbigliamento invernale, come guanti, sciarpe e cappelli pesanti. Schiarirsi. Questo verbo si usa quando il cielo, che prima era tutto grigio e coperto, inizia a diventare di nuovo azzurro. Diciamo spesso, il tempo si sta schiarendo. Afoso. Usiamo questo termine per descrivere un caldo molto umido e senza vento, tipico dell'estate in città. È quel caldo che ti fa sudare molto e ti fa sentire stanco. Clima. Questa parola indica l'insieme delle condizioni meteorologiche di una regione per un lungo periodo. Ad esempio, il clima dell'Italia è generalmente temperato, ma cambia tra mare e montagna. Prendere il sole. È l'azione di stare distesi in spiaggia o in giardino per far abbronzare la pelle. È l'attività preferita dagli italiani durante la stagione estiva. Benissimo, ora avete davvero tutti gli strumenti per parlare del meteo con chiunque. Ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa lunga chiacchierata. Se siete arrivati fin qui, scriveteci nei commenti qual è la vostra stagione preferita e perché, usando almeno una delle parole che abbiamo spiegato oggi. È il modo migliore per praticare il vostro italiano basico e vedere i vostri progressi. Esatto, non siate timidi. Scrivere è fondamentale per imparare a parlare italiano correttamente. Vi ringraziamo tantissimo per aver passato questo tempo con noi. Speriamo che questo video vi aiuti a pensare in italiano in modo più fluido ogni giorno. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi subito al canale, mettete un like e condividete questo video con i vostri amici che vogliono imparare italiano. Grazie davvero a tutti, è stato un piacere immenso. Ricordate che ogni giorno è buono per imparare qualcosa di nuovo, che ci sia il sole o che piova a dirotto. Noi di Italiano Vero siamo qui per accompagnarvi in questo bellissimo viaggio alla scoperta della nostra lingua e della nostra cultura. Proprio così. Continuate a fare pratica e non scoraggiatevi mai. La conversazione è la chiave di tutto. Grazie ancora per il vostro supporto e per i vostri bellissimi commenti. Un caro saluto a tutti, ovunque voi siate nel mondo, e ci vediamo prestissimo per la prossima lezione. Ciao a tutti!